Luigi Giuliano, tra i boss più importanti della malavita partenopea, chiamato O Re, perché era il capo assoluto in un rione, quello di Forcella, dove hanno sempre comandato lui e la sua famiglia. Luigi, detto anche Luigino, è stato il capo di un clan familiare che era nato dal padre Pio Vittorio, che poi è cresciuto negli anni con l'aiuto dei fratelli, ma tutti in una posizione sotto. O Re è stato carismatico a Forcella. Lo hanno sempre venerato. Le attività illecite del suo clan davano lavoro a centinaia di famiglie, tutte devote a quell'uomo dagli occhi azzurri. Lui, di tanto in tanto, si affacciava al balcone di casa sua, in Vicolo della Pace, tirando baci e saluti. Dall'inizio degli anni '80 un'irresistibile ascesa. Sebbene è stato più volte in carcere, ha dovuto affrontare seri problemi di salute. È entrato in conflitto con alcuni componenti della sua famiglia. Una famiglia dove i rituali di camorra si confondevano con vincoli di sangue. Papà Vittorio è un big della camorra. Si è costruito un impero con il contrabbando di sigarette e a Forcella è rispettato. Ha 11 figli e molto presto si distingue Luigi. Si capisce subito che lui è destinato a raccogliere l'eredità. Fin da giovane dimostra carisma e autorevolezza. Inizialmente compie furti e rapine, in compagnia di un suo grande amico, Giuseppe Misso, detto Peppo Nasone, un personaggio che negli anni a venire sarà nelle cronache giudiziarie. L'amicizia con Misso è totale, fanno i malviventi e giocano a pallone nella stessa squadra. Sono inseparabili Luigino e Peppe, fino a quando una rapina finisce male. Misso viene arrestato e sospetta che Luigino abbia fatto la spia alla polizia, trasformando l'amicizia in odio. Luigino però a quel punto decide che le rapine saranno il suo mestiere. Per questo si trasferisce un periodo a Roma da alcuni delinquenti che girano attorno alla banda della Magliana. Luigi però è l'unico dei figli che ha un temperamento per confrontarsi con gli altri del contrabbando e le capacità manageriali non passano inosservate però alla Guardia di Finanza, che gli sequestrano interi carichi di sigarette. Negli anni '70 il contrabbando è florido, ma le rogne non mancano, perché oltre alla finanza, l'acerbo Luigino deve riguardarsi soprattutto da Michele Zazza, detto O Pazzo, affiliato alla mafia siciliana e per questo molto potente. Michele Zazza prova a mettere all'angolo il clan dei Giuliano, ma il clan di Forcella risponde cabinzando, dicembre del 1979, il nipote Pasquale. Ora sembra che tutto possa scorrere tranquillamente. Nel Casertano c'è Antonio Bardellino, a Portici agisce Luigi Vollaro, a Santa Lucia è tutto in mano a O Pazzo e a Forcella nulla si muove se non vogliono i Giuliano. La torta è ben distribuita, fino a quando un ragazzo di Ottaviano, Raffaele Cutolo, è riuscito a mettere in piedi la nuova camorra organizzata, NCO, ed è intenzionato a sbarcare pure in città. Con l'appoggio di esponenti dell''ndrangheta, Cutolo vuole entrare nel business delle sigarette. Un'invasione che Giuliano e gli altri ritengono intollerabile. Così, per arginare il boss di Ottaviano, superano diffidenze e inimicizie e in maniera compatta si schierano in difesa di un interesse comune. Si cerca dunque un'intesa allo scopo di evitare uno scontro armato che non farebbe del bene a nessuno. Il patto prevede che Raffaele Cutolo in provincia può fare ciò che vuole, ma in città non ci deve mettere piede. Il capo della NCO accetta l'accordo, ma come nel suo stile, dopo un po' si rimangia la parola data e pretende dai napoletani una tangente su ogni cassa di sigarette. In sostanza quella è una dichiarazione di guerra. Nonostante gli altri abbiano un'anzianità professionale superiore alla sua, è proprio giovane Luigino a organizzare le fila della rivolta
che non vogliono sottostare alle imposizioni di Cutolo. Grazie a Lovigino nascerà la nuova fratellanza. È di fatto lui a convocare una riunione che si svolgerà in un garage e alla quale prendono parte circa 200 persone, tutte intenzionate a respingere i cutoliani. Il suo fare deciso e le sue argomentazioni convincono anche i meno favorevoli, ed è in quel garage che conquista i titoli da boss. Nel giro di poche settimane Orré è già il capo della nuova fratellanza, l'organizzazione che si contrappone all'NCO di Raffaele Cutolo. Il suo alleato più forte è Luigi Vollaro, detto Califfo. Sono i maggiori esponenti della nuova fratellanza, nata per difendere le proprie attività illecite. Lovigino è una spanna sopra il resto della famiglia, ma la gestione degli affari è distribuita pure tra i fratelli Nunzio, Carmine, Guglielmo, Salvatore e Raffaele. Ed è grazie a lui che il clan passa dal contrabbando ad altre attività assai più lucrose. La droga diventa un business da coltivare, lo confermerà anche il narcotrafficante Ammaturro. Poi la produzione di griffe contraffatte e delle scommesse clandestine. Fruttano parecchio, oppure le estorsioni, ma la parte degli introiti li producono i laboratori dove si fabbricano giacche, pantaloni, camicie, borse e scarpe, tutti articoli sui quali vengono cuciti marchi falsi delle case di moda più famose. Oltre alle griffe contraffatte, Lovigino individua un altro settore nel quale è possibile fare quattrini, il cosiddetto toto nero. Ai napoletani, si sa, piace scommettere, oltre che al lotto sono grandi appassionati di calcio. Puntare sulle quote che offre il clan giuliano è molto ma molto più conveniente che giocare la classica schedina. Lovigino si vanterà in futuro di aver inventato lui il toto nero. Quello delle scommesse porta nelle casse della famiglia fino a 6 miliardi di lire al mese. Ormai è un boss e si comporta da vero re. Lovigino ha curato la sua immagine più di altri camorristi. Niente ville, è un vero capo perché abitava in mezzo alla sua gente, a Forcella, e in fondo non faceva una vita troppo diversa da quella del popolo. Però, quando non è in galera, viaggia in limousine con la moglie a fianco. Nel maggio del 1982 finisce in carcere papà Pio Vittorio. Un mese e mezzo dopo tocca a Lovigino, che si vede recapitare 2 mandati di cattura. La cattura è movimentata perché cerca di dileguarsi scappando sui tetti, ma riescono ad acciuffarlo. Rimane nel carcere di Poggioreale fino alla primavera del 1983, quando torna in libertà provvisoria per motivi di salute. I suoi avvocati avevano dimostrato che soffre di problemi cardiaci incompatibili con la detenzione. Gli viene concesso un mese di tempo per decidere dove farsi operare al cuore. Lovigino alla fine sceglie la clinica di Villa Maria di Codignola, in provincia di Ravenna. Benché fisicamente non è al top, partecipa però a una rissa con un gruppo di arabi in un ristorante di Bologna e subito dopo decide di darsi alla latitanza. Gli investigatori sospettano che in realtà sia tornato nella sua Forcella, l'unico posto nel quale può godere della complicità di centinaia di persone. Per indebolirlo così, nel giro di poco tempo, arrestano i fratelli Raffaele, Nunzio e Salvatore. Poi, il 15 luglio del 1985, tocca di nuovo anche a lui, a Forcella. Lo bloccano mentre passeggia insieme ad un altro pregiudicato. Stavolta Orré deve arrendersi. L'anno successivo, nel maggio del 1986, le sue condizioni cardiache peggiorano. Chiedono di nuovo il trasferimento in clinica, ma viene rifiutato. Lovigino non ci sta, inizia uno sciopero della fame che lo porta a perdere fino a 10 kg. Ma nulla, la magistratura non molla. Ma nel novembre del 1987, mentre presenzia in aula, si accascia per un malore. L'intervento tempestivo di un medico gli salva la vita. Quell'udienza si concluderà con l'assoluzione di Lovigino per insufficienza di prova. E la sera a Forcella il cielo sarà illuminato da fuochi d'artificio. A Forcella e Giuliano godono di rispetto, ma c'è un particolare che moltiplica in maniera considerevole il loro prestigio. Di tanto in tanto, tra i vicoli del quartiere, si intravede un famosissimo calciatore che a Napoli è un dio. È Diego Armando Maradona. In più di un'occasione il calciatore è ospite di Giuliano,
ed è amico soprattutto di Carmine, come testimonieranno le foto scattate all'interno di una vasca a forma di conchiglia che lo ritraggono in posa con diversi esponenti della famiglia. Nel 1993 il nome di Lovigino esce anche dalle cronache giudiziarie, infatti esordisce nel mondo della poesia con un libro di 158 pagine, fino ad arrivare a scrivere dei romanzi e delle canzoni, suonate anche in dei film. La famiglia è sempre più forte e nel settembre del 1996 la figlia de Orré si sposa con Mazzarella, della famiglia, che sono imparentati con Zazza, detto Ovazzo, morto 2 anni prima. Il matrimonio cambia ancora di più le sorti della famiglia Giuliano. Infatti, una sera di novembre dello stesso anno, Lovigino si fa accompagnare dal suo avvocato, Arcella, in questura perché deve scontare un residuo di una pena di ancora 1 anno. Il boss, atteso davanti alla questura dai giornalisti, dirà che vuole scontare quella pena perché vuole tornare poi dalla sua famiglia da uomo libero e dedicarsi alla sua passione, la poesia. Ai componenti della sua famiglia e dei suoi affiliati però, della vecchia guardia, sembrano parole di resa e sospettano che l'avvocato stia dirigendo Lovigino a pentirsi perché pian piano stava prendendo le distanze dalla camorra. La sera del 16 dicembre l'avvocato Arcella, dopo aver cenato a casa di Lovigino insieme al suo collaboratore per discutere del processo de Orré, torna a casa, ma non ci arriverà mai perché davanti a Piazza Dante viene affiancato da dei killer e viene ucciso. Gli investigatori hanno diverse viste, come quella del delitto passionale, ma non si aspetteranno mai quello che accadrà qualche tempo dopo. La famiglia di Forcella è davanti a uno scenario che mai nessuno si poteva immaginare. Mentre ci si preoccupava a non far diventare un collaboratore Lovigino, i fratelli, uno ad uno dopo l'altro, diventano pentiti. Raffaele, Carmine e Guglielmo riempiono pagine e pagine di verbali, rivelando tutti i segreti della famiglia di Forcella. Per Lovigino è uno shock senza precedenti essere tradito dal sangue del tuo sangue. Non solo a tradirlo sono stati i componenti della sua famiglia, ma le rivelazioni ai magistrati hanno decimato un esercito che solo qualche anno prima appariva indistruttibile. Orré si ritrova in una condizione di impotenza, ha seri problemi di salute, il clan è stato smembrato e il duro 41 bis gli lascia il tempo per riflettere su cosa fare degli anni che gli restano da vivere. È un uomo sconfitto, ma fino alla tarda primavera del 2002 resta fedele al ruolo del boss orgoglioso del suo passato. Quando nessuno se lo aspettava, in un collegamento in videoconferenza ad un'udienza, Lovigino dice: «Voglio ufficializzare la mia collaborazione con la giustizia». Era il 17 settembre 2002. Qualche mese dopo, ad un'intervista, dirà che lui ha scritto canzoni, poesie, ha frequentato persone per bene e in quei contesti ha cominciato a farsi delle domande, perché vedeva la sua vera identità, fatta di amicizia pura, onesta, cultura e semplicità, tutte cose che non aveva mai scoperto nella sua vita, perché lui aveva vissuto da selvaggio, una vita da criminale. Tra le prime importanti rivelazioni del boss c'è la confessione che riguarda un patto tra Camorra, Cosa Nostra e 'Ndrangheta per avere appoggi politici contro il 41 bis. Poi rivelò un retroscena su un caso di un omicidio ancora irrisolto. Poi su come la Camorra riusciva a raccogliere le tangenti e sulle sfaccettature del libro paga del clan. Nel 2005 arriva però una notizia molto dolorosa. Il 21 marzo del 2005 il fratello di Orré, Nunzio, finisce ucciso in un chiaro agguato camorristico, mentre è in sella della sua moto insieme alla sua compagna. I suoi killer sono tutt'oggi sconosciuti. 1 anno e mezzo dopo, nel dicembre 2006, altro omicidio nella famiglia Giuliano. Stavolta a morire è il figlio di Orré, Giovanni, ucciso dentro un circolo mentre giocava alle slot. Era tornato a Forcella da poco, dopo essere stato altrove per un periodo. All'inizio del 2007 un'operazione della polizia a Forcella fa sì che vengano arrestate 200 persone circa, smantellando un'organizzazione che smerciava droghe. Tra le persone in manette ci sono anche la sorella e la figlia di Lovigino e diversi esponenti del clan Mazzarella. All'appello manca solo il cugino d'Orré, Ciro Giuliano, ammazzato un paio di giorni prima dell'operazione.
Era il 2007, il clan di Lovigino Giuliano, detto Re, non esiste più, ma a Forcella c'è gente che ha nostalgia di quando Re comandava su tutto